Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Oggi la giornata inizia in maniera totalmente diversa perché prendiamo la moto, attraversiamo Santiago e andiamo diretti alla pizzeria di Nicola a Buin. Sicuramente mi vedete un po' stanco perché questa notte ho fatto le ore piccole per finire di montare un video. Abbiamo la premiere fra circa 3 ore, ma ripeto, giornata particolare perché nel pomeriggio andremo finalmente a cambiare le gomme. La giornata è strana anche meteorologicamente, è caldo, c'è però una cappa sopra Santiago, si fa fatica a respirare. Se non ci fosse stata la cappa, questo sarebbe il panorama dalla nostra casina. La cordigliera ci accompagna sempre e ci accompagnerà anche verso il tragitto di Buin, stavolta sulla sinistra, con la cordigliera litoranea sulla destra. Si fa il percorso opposto. Vamos! Devo ammettere che un po' sono emozionato perché cambiare le gomme, trovarle le gomme, portare la moto in un altro continente da un altro meccanico. Già ho assaporato il meccanico di Ushuaia, ma qua ci troviamo a Santiago e la situazione è totalmente diversa. Poi vi mostrerò nel dettaglio le gomme, ci ho fatto già un video dedicato sulle Continental TKC 70, ma questo è stato un test veramente hard. Quello che faremo oggi nella pizzeria di Nicola a Buin è anche cambiare questo specchietto, ma vi spiegheremo tutto nel dettaglio appena arrivati. Salite in sella. Questa volta non ha bisogno della mia mano. Neanche la riconosco più così scarica. Ora provo a togliere il cavalletto da solo senza la spinta di Sara. È una libellula, è una libellula. Siamo tornati all'agilità pre-26 febbraio. Faremo a ritroso la strada che abbiamo fatto per arrivare da Buin, che è quasi alle porte di Santiago. Inutile dirvi che odio un po' il traffico, poi il traffico di queste metropoli è sempre allucinante. La cordigliera da qui è vicinissima, sembra di toccarla con un dito. Giornata un po' nuvolosa, però temperatura perfetta, saremo intorno ai 24-25 gradi. Ho visto che nei prossimi giorni la temperatura si abbasserà notevolmente, anche perché in questo periodo, fino aprile, queste temperature sono anomale qua a Santiago. Certo che guidare la Tenerona scarica, anche se abbiamo Sara dietro, è veramente puro divertimento. Sembra quasi una bicicletta. Ecco, questo è uno dei tanti motivi per cui odio le grandi città. Ci sarebbe da fare un video anche sulle auto Changan, macchine mai viste. Ovviamente mercato sudamericano, ma non conosco proprio il brand. Changan sarà qualcosa di cinese? La Tenerona che già inizia a soffrire negli incolonnamenti. Ruta 5, abbiamo 49 km per attraversare tutta Santiago. Limite di 80 all'ora, io vado a 95, quel tipo sarà andato a 130. Vi ho detto che cambieremo le gomme, ma ancora non vi ho parlato del tagliando. Da quando siamo arrivati, quindi dal 9 dicembre, non ho fatto nessun tipo di manutenzione alla moto se non cambiare i paroli alle forcelle ad Ushuaia, ma per il resto ragazzi nada de nada. Avremo fatto sui 13.000-13.500 km, poi devo controllare bene. L'idea, visti i prezzi altissimi, non penso sia un problema. 2-3.000 km in più rispetto ai canonici 10.000 programmati da casa Yamaha, ma appunto visti i prezzi l'idea è di cambiare l'olio tra una quindicina di giorni, ovvero quando torneremo in Argentina. Staremo fermi per un bel po' per lavorare molto, ma al tempo stesso approfitto per farmi il tagliando da solo, ma poi tagliando tra virgolette. La mia idea è di cambiare solo olio e magari filtro dell'olio se lo trovo, poi fine anno prossimo portarmi la roba dall'Italia, candele,
luce, oli eccetera eccetera, filtro dell'aria, in maniera tale da risparmiare qualcosina sia sulla manodopera che sui ricambi, perché qua i prezzi si aggirano intorno a un più 30-40% rispetto all'Italia. Ce l'avete chiesto in tanti nei commenti, dico sempre cose folli, perché uno stipendio medio qua in Cile si aggira intorno ai $500. Pensate che una moto del genere costa circa il 30-40% in più rispetto all'Italia. Tante volte parliamo con Sara e facciamo fatica a metterci nei panni di un cileno, perché il rapporto stipendio, prezzo della vita, anche come beni primari, è veramente schiacciante in maniera negativa rispetto all'Italia. Ecco il palazzo più alto del Sud America. Non so se andremo a visitarlo, perché l'idea è di stare pochi giorni qua a Santiago, in quanto non abbiamo tantissimo tempo per il visto e permesso di importazione della moto, ma anche perché, terzo punto fondamentale, costa molto di più vivere in Cile piuttosto che in Argentina, dove in questo momento c'è un'inflazione pazzesca mai registrata prima nella storia dello Stato argentino. Certo che per noi che viviamo in un paesino di 15.000 abitanti, pensare a vivere a Santiago, ma soprattutto pensare all'idea, quando ti chiama un amico, dai vieni da me, facciamo un giro insieme in moto, ragazzi, devi fare un'ora dentro questo traffico infernale, ma è pazzesco. Dal nostro punto di vista vivere su queste metropoli hai tantissimi comfort da un lato, hai tutto, trovi di tutto, ma come qualità della vita sempre dal nostro punto di vista si vive molto meglio nei piccoli paesini della Patagonia, meteo a parte e soprattutto vento a parte. Comunque abbiamo fatto metropoli molto più grandi, molto più trafficate. Ricordo la periferia di Mosca non finiva mai, anche Istanbul era stata abbastanza impegnativa, ma Mosca, per quanto riguarda la nostra esperienza, la metto sul podio, perché non ricordo bene se insieme a tutta la periferia parliamo di circa 18 milioni di abitanti. Qua ne dovrebbero essere intorno ai 6,5-6,6 milioni. Praticamente la pizzeria di Nicola si trova dall'altra parte, eccola là, pizzeria Trattoria, tradizione italiana. Ci siamo. Siamo arrivati a Buin da Nicola. Bienvenidos a Da Nicola. Tenerona parcheggiata, poi se facciamo in tempo prima di andare a cambiare le gomme la laviamo anche, perché qua la copa è che c'è un lavaggio con la lancia come i nostri lavaggi che abbiamo in Italia. Vamos! Vamos! Permesso? Intanto la bandiera italiana, Italia, la nostra penisola. Seduti qua in pizzeria, ho chiesto se la moto era sicura fuori, mi ha detto guarda la puoi mettere dentro perché c'è un parcheggio, e abbiamo visto 2 moto di Davide Viga, poi ve le porto sul canale. Comunque Nicola è arrivato. Ciao Nicola! Ciao. E questa è Sara, la conoscete ormai? Nicola, sei originario di Trento. Rovereto. E da 22 anni sei qua? Sì, però sono andato in Italia. Domanda secca, dove si sta meglio, qua o in Italia? Allora, qua c'è qualcosa di differente dall'Italia, forse c'è un po' di libertà di più, meno che sei controllato così. E dopo c'è una cosa che in Cile c'hai tutte le stagioni, parti dal fondo, vai su in cima, c'hai l'estate. No, la bellezza paesaggistica in Cile è spettacolare. Sì, noi abbiamo ordinato, Nicola ancora non era arrivato, abbiamo ordinato 2 pizze da Nicola che sarebbero jamon serrano e rucola, però il ragazzo ci ha detto dobbiamo aspettare Nicola perché questa la fa solo lui. Quindi l'impasto è tuo? No, dalla A alla Z qua si fa tutto, dalle fettuccine, i ravioli, le lasagne, tutto dalla A alla Z. Ma le materie prime, come fai a reperirle? Tipo il prosciutto? Allora, no, i prosciutti non sono come da noi, però li prendi a Capitan Pastene? Io ho una latteria, no, che mi fa la mozzarella, che fa mozzarella per tanti. È italiano, di Abruzzo lui, c'ha la latteria con le vacche,
e fai i formaggi. È anche giusto, perché sono formaggi freschi, devono Sì. essere vicini a dove vengono Esatto. consumati, no? Se la prendi in barra, Perché è più diffuso, al di là della colonizzazione che è quella spagnola, perché è più diffuso jamón serrano e si Perché trova spagnolo. ovunque per la Spagnolo. tradizione spagnola, Spagnolo. per la cultura spagnola che Esatto. è dominante. Bisogna esportare il prosciutto italiano, come si fa? Vabbè, no, no. Il problema per me è, allora, se fai una tavola, sai, per mangiare Sì, così sì, con tipo- l'aperitivo, devi avere un buon prosciutto crudo. Sì. Se lo metti sulla pizza, no, Sì, non perché è dopo gusto. col caldo perde la Non è sua. importante. Esatto. Perfetto. Il jamón serrano è salato, giusto? È salato, Non c'è la sì. versione più dolce No. come il prosciutto In italiano. Italia c'era più dolce, più cosa, e dopo c'è speck. Vado a farvi la pizza, Sì, sennò sì, morite sì, di sì. fame. Grazie. Guardate la faccia di Sara. Un attimo di felicità. Dopo 5 mesi la prima pizza. Allora è buona. Vamos. Rettifico, dopo 4 mesi e mezzi perché l'abbiamo mangiata a Punta dell'Este. Comunque sapori italiani. Pranzo terminato, noi si riparte, prima benzina, torniamo a Santiago per andare a cambiare le gomme, tutti insieme. Ciao. Salutiamo Nicola, il Grazie. suo pranzo numero 1 a base di pizza, finalmente, quella vera italiana. Ciao Nicola. Ciao. Salutiamo il posticino di Nicola. Ora proviamo, anche se siamo in netto ritardissimo, neanche netto ritardo, proviamo a lavare la Tenerona e poi ad andare da Motoavventura per il cambio delle gomme. Eravamo venuti di nuovo all'autolavaggio dell'altro giorno, di 2 giorni fa, per finalmente lavarla prima di cambiare le gomme. No, e sta funzionando. Non è destinato che laviamo la Tenerona, eppure se lo meriterebbe più di noi due. Ripartiamo, riprendiamo la strada maestra, la Ruta 5 che attraversa Santiago, e raggiungiamo Motoavventura per cambiare finalmente le gomme alla Tenerona. Vamos! ...170 metri da qua eccolo, Motoavventura. Ci siamo. È arrivato il momento della scubiertas. Tenemos que preguntar. C'è un perro che ci guarda. Un meraviglioso perro qui nel centro di Motoavventura. Hola. 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 ¿Qué pasa? Buen perro. Siamo dal meccanico. Questa è la situazione della gomma dopo 13.500 km e circa 1000 km di ripio. Faccio vedere anche l'anteriore. Questa è la situazione dell'anteriore. Guardate, in questa zona sono quasi lisce. Vamos che devo uscire dall'officina. Questo è il meccanico, number one. Ci hanno detto di aspettare un'ora, facciamo un giro nel negozio che tra l'altro vende prodotti di altissimo livello. Sac Enduristan. Hanno tantissima roba della Climb in Gore-Tex. Climb e Alpinestar la fanno da padrone. Epco e Becker, ottimi prodotti. Che tra l'altro è la marca delle mie barre paramotore. Pneumatici Heidenau. Noi metteremo queste ora. Questo è il posteriore e questo è l'anteriore.
Poi ci sono anche le K60 Ranger, molto più ignoranti, ma per una buona resa chilometrica come compromesso queste sono ottime. Qua non abbiamo tantissima scelta di brand, quindi mi sono soffermato su delle gomme che mi sono state consigliate, ma soprattutto che hanno un buon compromesso tra resa chilometrica e tenuta sul ripio. Gomme Avon, Pirelli, diversi overlanders utilizzano anche le Motoz, molto ignoranti, e le Mitas ce l'abbiamo anche noi in Italia. C'è anche una Continental TKC70. Qua todo reparto Climb, anche di qua. Bellissimo negozio. Vuoi acquistare qualcosa? Ora mi guardo intorno. Mentre aspettiamo ho pensato a una valida alternativa. Se io viaggio solo con una moto più leggera, a Sara prendiamo... Ce la vedete sopra questo coso qua? Totalmente elettrico. Io ce la vedo. Anch'io ci vedo. Perfetta. Muy pequeña. Mi ricorda una motorella che aveva la cugina di mio padre appena 18 anni. No, Motorella, appena 16 anni. Motorella No, proprio. 14 anni. Si chiamava Motorella. Certo, io che non la ricordo. Oh. Cioè Sara che dice a me si chiamava Motorella. Cioè, ma ragazzi, vuoi andare a rubare a casa dei ladri? Non ho capito. Tenerona è appena tornata. Guardate quanto è ignorante. Bellissime. Piccole felicità, ma bisogna ammettere che le altre gomme hanno fatto la loro parte. Ora vediamo come si comporteranno queste, perché di strada ce n'è ancora molta da fare. Nonostante l'età, nonostante la caduta, nonostante gli acciacchi. Ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire quando tutte le mattine gira le chiavi e parte senza il minimo problema? Facciamo i dovuti scongiuri che questa cosa ce la porteremo avanti ancora per un po' di tempo. Ora bisogna fare il tagliando vero e proprio, cambiare soprattutto l'olio, ma questo ve lo racconterò in un altro video perché ho un'idea a riguardo. Ora vamos, che sono stracotto, penso si vedrà dagli occhi. Questa notte sono andato a dormire alle 3 per finire il video, ma va benissimo così. Ripartiamo proprio ora da Motoaventura Santiago del Cile. Ringraziamo i ragazzi, la loro disponibilità e anche il perro. Il cielo sta quasi tramontando su Santiago. Appena arrivati a casa, dopo aver cambiato le gomme, vi faccio vedere una cosa. Si è appena bruciata una lampada. Manco a farlo apposta. Cambi una cosa, gli fai del bene e poi ti tradisce con una lampada bruciata. Ovviamente si scherza, dopo tutto questo una lampada bruciata ci sta tutto. Primo impatto veloce, ovviamente molto veloce. Quello che si percepisce subito è che sono più rumorose, ma è normalissimo. L'anteriore è più tassellato rispetto alle TKC70 la Continental, ma per queste strade, per le strade che abbiamo intenzione di fare al nord dell'Argentina, tutti i passi andini, l'idea è di provare a farli tutti. Queste gomme sono sicuramente migliori rispetto alle altre. Una cosa per cui non l'ho messe all'inizio, perché queste gomme hanno una mescola più dura e è capitato a diversi motoviaggiatori che con il ripio con le pietre quelle taglienti, essendo una mescola dura è più facile forarli. Nel nostro caso, per la nostra minima esperienza, tutto il ripio fatto, ripeto, oltre 1000 km con una moto sopra i 5 quintali, non abbiamo avuto mai una foratura con le TKC70 la Continental. Non so se sia una coincidenza, non lo so, vedremo strada facendo. Consumiamole, poi ne riparleremo. Sei stanca? Un po', non si è dormito tantissimo questa notte, ma io già un po' di più. Tu non hai dormito per niente, ci andiamo un po' a riposare. Ora si vede che ho gli occhi un po' crinati, ma domani vi porteremo in un altro posto, in un ristorante italiano al centro di Santiago. Ma tutto questo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi. Un saluto anche dalla Tenerona più Adventure. Stavo per dimenticarmi una cosa importantissima: specchietto nuovo per la Tenerona. Pian pianino la rimettiamo come nuova, se lo merita tutto. Pian pianino rimessa al lustro.